Signore e signori, ecco servita l'apoteosi dell'ipocrisia. Sul numero di Natale di Io Donna, inserto del Corriere della Sera, si è parlato del fenomeno soft girls, ovvero delle ragazze che, nella Svezia della parità di genere, scelgono di non lavorare. Un articolo davvero da leggere perché pieno di spassose acrobazie dialettiche per mascherare un principio semplicissimo. In Svezia le donne hanno scoperto che farsi mantenere è più comodo che andare a lavorare. Si dice che la soft girl segue la tendenza social che celebra l'uscita dal lavoro e abbraccia uno stile di vita più morbido e femminile piuttosto che concentrarsi sulla carriera. Ed è una tendenza sempre più diffusa nel mondo occidentale e in particolare nella Svezia super progressista. Niente di male se solo rivendicare il proprio diritto alla libertà di scelta comportasse anche la scelta di vivere di conseguenza. Rivendicare gioiosamente la scelta di uscire dal mondo del lavoro comporta infatti qualche problemino di ordine pratico. Ad esempio, nutrirsi di ciò che offre spontaneamente la natura. Coltivare no, è un lavoro. Vestirsi di foglie, curarsi con bacche e radici, lavarsi nei ruscelli, vivere nelle grotte contendendo le tane agli orsi e così via. Ma no ragazzi, le soft girls mica sono sceme, non si accontentano di una vita frugale, anzi pretendono le comodità della normale vita di coppia. In sostanza, nel loro modello deve anche esserci un lui che provvede a tutto, pagando ovviamente, cioè solo lei può uscire dal lavoro, lui deve continuare a farsi il mazzo. Si riporta la testimonianza di tale Vilma Larsson, che si definisce orgogliosamente fidanzata casalinga, che è un modo elegante per dire mantenuta. Casalinga si fa per dire poi, visto che la stessa Vilma racconta che mentre il suo ragazzo lavora nel settore finanziario, lei è in palestra o fuori a prendere un caffè. Poi, siccome in Svezia fa freschetto, la coppietta va a svernare nell'isola di Cipro. Vilma non ha specificato chi paghi i voli, gli alberghi e i ristoranti e su questo potremmo fare un quiz con i nostri ascoltatori. Voi cosa ne dite? Chi paga tutto alla dolce Vilma? Qualche secondo solo per dirti che se ti piacciono i nostri video e vuoi darci una mano a diffonderli, sarebbe utile se ti iscrivessi a questo canale, mettessi like, commentassi e, insomma, facessi tutte quelle robe utili di cui noi boomer non capiamo una mazza. Grazie. Poi c'è anche il punto di vista di Denise Westerberg che dice: abbiamo tutti i diritti, anche quello di scegliere di vivere in modo tradizionale. Alt, fermi tutti. Cosa significa in modo tradizionale? Da decenni una simpaticissima scuola di pensiero fracassa i maroni al mondo intero, lamentando che la famiglia tradizionale è patriarcale, medievale, discriminante, oppressiva, eppure un po' fascista. Un modello ormai superato e da abbattere al più presto. È quel maledetto modello tradizionale che nei secoli scorsi costringeva le donne a fare da madri e casalinghe, rinunciando alle scienze, alle arti, alle esplorazioni, alle invenzioni e a tutto ciò che ha permesso al mondo di passare dalla clava al telefono cellulare. Non solo, quella scuola di pensiero ha sostenuto per anni che le donne sono superiori agli uomini sotto ogni aspetto, più forti, più intelligenti, più intuitive, più pianificatrici, più propense al lavoro di gruppo. E che se non hanno prodotto opere d'arte migliori degli uomini, teorie scientifiche migliori, invenzioni migliori, è stato per colpa di quel patriarcato che si riconosce in una tradizione che a sua volta è il male assoluto. E ora, di fronte a tutto questo, spuntano le soft girls a smentire tutto? Beh, la nostra amica canterina Fiorella lo dice da 30 anni, loro sono così. Dolcemente complicate. E prima di lei l'aveva notato anche Giuseppe Verdi. La donna è mobile, qual più al vento. E così ecco le soft girls che scoprono l'acqua fredda. Lavorare è faticoso, logorante, noioso, stressante, a volte anche rischioso. Meglio che lo facciano gli uomini, noi preferiamo stare a casa. Tanto c'è lui che lavora e porta i soldi a casa per fare la spesa, pagare l'affitto e le bollette, comprare scarpe e vestiti, mantenere l'auto, pagare l'assicurazione e le cure mediche, la palestra e le vacanze. E se a questo punto si affermasse pure una scuola di pensiero parallela, chiamiamola dei soft boys, per cui tutti gli uomini rivendicassero il diritto a smettere di lavorare per abbracciare uno stile di vita più morbido? L'umanità si estinguerebbe in 3 settimane, ma sarebbe interessante lo stesso.